Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Vi è mai capitato di sentirvi osservati da una bambola che avevate a casa? Di pensare che questa in qualche modo si era potuta spostare da sola dalla posizione in cui l'avevate messa? O addirittura cambiare il suo sguardo e la sua espressione? A me sì, è capitato durante la mia adolescenza. Una bambola che era di mia madre, che spostò nella mia stanza pensando di farmi piacere, riuscì davvero a terrorizzarmi. Era una bambola con un viso di porcellana, alta circa 1 metro, seduta su una sedia davvero molto bella, in legno, era proprio la sua sedia. Un vestito bianco ottocentesco e capelli a boccoli corvini. Da questa bambola mi sono sempre sentita osservata, specialmente di notte. Avevo l'impressione che cambiasse la sua espressione, che riuscisse a seguirmi con lo sguardo. Ma la cosa più inquietante era che il suo viso era talmente bianco che la notte mi sembrava diventasse ancora più bianco. Riuscì a farmi odiare quel genere di bambole, ero talmente spaventata che ad un certo punto mia mamma la prese e la portò via in cantina. La storia che voglio raccontarvi oggi è una storia davvero incredibile ed inquietante. Io sono molto affascinata ed incuriosita da questo genere di storie. Questa è una storia vera che ha come protagonista una bambola che venne regalata agli inizi del Novecento ad un bambino di nome Robert Eugene Otto di Key West. Questa bambola sarebbe stata posseduta da degli spiriti maligni e pensate che ancora oggi viene custodita in un museo in Florida all'interno di una teca di vetro e sono tantissime le testimonianze sia di personale che di turisti che vanno in visita al museo a dire che i poteri paranormali di questa bambola sono tuttora ancora attivi. Ma prima di iniziare vi chiedo se vi va di iscrivervi al canale, se siete appassionati come me di paranormale, storie misteriose e storie true crime e di attivare la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo! Siamo a Key West, in Florida. Robert Eugene Otto nasce qui il 25 ottobre del 1900 da una famiglia molto agiata, tanto da avere piantagioni, servitù ed una delle più belle case dell'epoca. Si vociferava però che i coniugi Otto fossero molto severi con la servitù, con la loro servitù, che al tempo era ancora di colore e venivano trattati da molti ancora come schiavi. Il giorno del compleanno di Eugene, un servitore della famiglia Otto, una balia, porta in dono una bambola fatta proprio da lei. È una bambola di pezza, alta circa 1 metro e con un cagnolino, anche lui di pezza, in braccio. Eugene lo vestirà con un suo vestito da marinaretto e con un berretto da marinaio. Un regalo che all'apparenza poteva sembrare innocuo, ma che in realtà nascondeva un terribile segreto. Sì, perché si vociferava che la balia che aveva fatto quel dono a Eugene praticasse voodoo e magia nera e che avesse maledetto la bambola intenzionalmente per vendicarsi dei coniugi Otto attraverso il loro figlio. Pensate che Eugene era talmente entusiasta di questo regalo che decise di dare alla bambola il suo primo nome, Robert, e chiese a tutti quanti che non lo chiamassero più con il nome Robert, ma solo con il suo secondo nome, Eugene. Il bambino amava tantissimo questo suo nuovo amico, tanto da trattarlo come se fosse una persona vera, come se fosse il suo fratellino. Passavano insieme lunghe giornate giocando e chiacchierando. Pensate che i genitori spesso lo sentirono chiacchierare con la bambola e sentirono anche qualcuno rispondere, ma pensavano che fosse stato Eugene a cambiare il tono della voce. Venne sentito non solo dai genitori, ma anche da diversi membri della servitù. Ma da quando Robert era arrivato in casa Otto, qualcosa cominciò a cambiare. Le stanze erano sempre in disordine, i letti sfatti, l'argenteria era sparsa per casa. I giocattoli di Eugene erano rotti o mutilati.
Quando i genitori chiedevano spiegazioni, l'unica risposta che gli veniva data dal bambino era che era stato Robert. Ma ad un certo punto però Eugene comincia ad avere degli incubi terribili, si sveglia in piena notte e trova Robert seduto sul suo letto a fissarlo. Le urla che sentono i genitori in preda al panico li fanno accorrere diverse volte nella sua stanza, molte delle quali fecero fatica addirittura ad aprire la porta della camera del figlio perché sembrava bloccata dall'interno. Quando riuscivano ad entrare, quello che si trovavano davanti era davvero inquietante, perché trovavano mobili buttati per terra, giocattoli mutilati, rotti, e la risposta da Eugene era sempre la stessa: è stato Robert. Anche la servitù ad un certo punto comincia a notare delle cose molto strane ed inquietanti. Sentono diverse volte Eugene che conversa con un bambino in piena notte. Addirittura dissero di aver visto Robert correre per i corridoi e di aver sentito anche in piena notte diverse volte la risata di un bambino che erano sicurissimi non si trattasse di Eugene. E qui arriva un'altra parte inquietante della storia, perché molti vicini sostenevano di aver visto Robert affacciarsi alle finestre e correre da una parte all'altra delle stanze quando la famiglia non era in casa. Le conversazioni tra Eugene e Robert diventavano sempre più frequenti e sempre più inquietanti. In una particolare occasione, il tono del bambino sembrava spaventato e quello che gli rispondeva dall'altra parte talmente violento che fece scattare qualcosa nella mamma di Otto, tanto da precipitarsi all'interno della stanza e trovare il figlio rannicchiato in un angolo, in lacrime, e Robert seduto sul letto con lo sguardo apparentemente rivolto verso Eugene. Questi episodi andarono avanti per molto tempo, finché la madre si decise ad allontanare Eugene da Robert, chiudendo la bambola in soffitta e distraendo il bambino con un altro tipo di giochi. Da quel momento i fenomeni paranormali si attenuarono, in quella casa tornò la tranquillità. Il tempo passò ed Eugene andò a studiare in una scuola d'arte a Parigi e proprio qui conobbe una donna, Annie, una pianista jazz, e se ne innamorò. Dopo la morte dei genitori, Eugene decise di sposare Annie il 3 maggio del 1930. Qui decisero di trasferirsi a Key West, nella vecchia casa di Eugene che l'aveva visto nascere. Eugene diventò un pittore molto famoso, ma Robert, che lo aveva aspettato per tutti quegli anni in soffitta, in attesa di vederlo ritornare, non si era dimenticato di lui, ma nemmeno Eugene si era dimenticato del suo amico di pezza. Tanto che durante i lavori di ristrutturazione della villa, Eugene decise di fare apposta una stanza per Robert, con il soffitto ribassato e i mobili in scala. Decise inoltre che Robert doveva essere trattato come una persona vera. La portava con lui e la moglie in giro per lunghe passeggiate, la faceva sedere a tavola con loro, insomma ce l'aveva sempre accanto. Insomma, in qualche modo era come se Eugene fosse rientrato sotto l'incantesimo di quella bambola. Ma mentre il rapporto tra lui e Robert si rinsaldava dopo tutti quegli anni lontani, il rapporto tra Eugene e la moglie si stava velocemente sfaldando, perché Annie aveva notato subito qualcosa di veramente malvagio in quella bambola e trovava tutta questa situazione davvero strana ed inquietante, tanto che chiese a Eugene di portare la bambola in soffitta. Ma Eugene non aveva nessuna intenzione di separarsi dal suo amico, così Annie un giorno decise, in assenza di Eugene, di prendere lei in mano la situazione.
Così prese Robert e lo rinchiuse in soffitta. Ma quando Eugene tornò e si rese conto di quello che era successo, non solo andò su tutte le furie e litigò con la moglie, ma parve anche molto spaventato, tanto da riprendere Robert e riportarlo immediatamente nella sua stanza. Fu qui che Annie cominciò a dubitare della sanità mentale del marito, perché Eugene era diventato scostante e violento con lei, mentre con Robert era diventato sempre più morboso. Pensate che passava tutto il suo tempo a dipingere nella stanza della bambola. I coniugi ebbero anche una figlia, Sunny, che però morì in un incidente a soli 18 anni. Robert Eugene Otto, un artista molto famoso, morì il 24 giugno del 1974. Dopo la sua morte, Annie abbandonò in fretta e furia Key West, lasciandosi Robert alle spalle per sempre, e si trasferì definitivamente a Boston. Casa Otto, che era diventata famosa come The Artist House, venne data poi successivamente in affitto. Pensate che prima di morire Eugene aveva fatto stilare un testamento con una clausola che se la casa fosse stata data in affitto, Robert doveva assolutamente rimanere rinchiuso nella sua stanza. Lo fece per evitare che la moglie si disfacesse definitivamente del suo amico. 4 anni dopo Annie purtroppo morì e con lei decadde anche quella particolare clausola. Quando una nuova famiglia acquistò la villa, decisero di fare dei lavori di ristrutturazione e si aprì anche ovviamente la stanza che era di Robert. Gli operai che erano stati incaricati di fare quei lavori riferivano che ogni volta che giravano lo sguardo la bambola si spostava. E dissero anche che diverse volte una risata davvero inquietante e comunque fanciullesca risuonava per i corridoi. Robert venne preso e portato in soffitta fino a quando non subentrò la nuova famiglia. I nuovi proprietari avevano una bambina di 10 anni che, girovagando per casa ed entrando in soffitta, trovò questa bambola di pezza e decise di tenerla per sé, fino a quando una notte non urlò in preda agli incubi, dicendo che la bambola aveva tentato di ucciderla. Ovviamente i genitori impiegarono pochissimo tempo a disfarsi di quel pupazzo. Pensate che quella stessa bambina da adulta continuò ad affermare che la bambola avesse tentato di ucciderla quella notte e secondo lei la bambola era viva. Robert venne donato poi al Fort East Martello Museum in Florida ed è ancora lì oggi in una teca di vetro insieme al suo cagnolino di pezza e fa ancora parlare molto. Pensate che diverse testimonianze di persone, di turisti che vanno per vederlo, dicono che se non gli si chiede il permesso di fare una foto, questa poi risulterà mossa, e di stare molto attenti a non mancargli di rispetto, perché altrimenti si potrebbe incorrere in tremende maledizioni. Ovviamente Robert è diventato molto famoso, tanto da essere incluso in diversi ghost tour della Florida. La storia di Robert è molto nota a Key West. Pensate che tutt'oggi, quando qualcosa va storto, gli abitanti sono soliti dire «è tutta colpa di Robert». Pensate che diverse voci ritenevano che i capelli che quella balia aveva utilizzato per fare questa bambola erano proprio di Eugene e che nel tempo da castani siano poi diventati bianchi, come a seguirne il naturale invecchiamento. Si vociferava soprattutto che la famiglia Otto era stata molto molto severa con la sua servitù, da trattarli ancora come degli schiavi, e che la mamma di Eugene avesse mandato via qualcuno di loro, forse anche addirittura la balia che aveva fatto questo regalo al bambino, perché li aveva trovati in giardino a praticare dei riti voodoo. Amici, che storia incredibile! Adesso sono veramente curiosa di sapere che cosa ne pensate voi e se conoscevate questa storia, ovviamente. Io vi aspetto nei commenti per poterci confrontare. Amici, io ho letto moltissimi altri casi inerenti ai riti voodoo e ritengo che siano davvero molto
sconcertanti. In merito a questa storia si potrebbe pensare che Eugene si sia veramente autoconvinto che Robert fosse vivo e che questo nel tempo l'abbia spaventato. Non dimentichiamoci che comunque ci sono state numerose testimonianze di persone che si sono spaventate da questa bambola. Non dimentichiamoci Annie, che era veramente inquietata da Robert e l'aveva addirittura rinchiuso in soffitta, come gli operai quando sono subentrati per fare quella ristrutturazione. Io non saprei sinceramente cosa dire di questa storia. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Amici, se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciarmi un like, in questo modo mi aiuterete a crescere e a supportare il mio canale. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo venerdì con il prossimo caso. Ciao amici!